Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come realizzare questo fiocchetto. È realizzato tutto con pochissime cuciture, nel senso che la parte questa centrale e una zampetta, la chiamo zampetta, è fatta senza staccare mai l'uncinetto. L'ultima, la seconda zampetta, l'ho dovuta fare a parte, altrimenti non veniva bene. Però se non siete amanti delle cuciture, sicuramente questo è un fiocchetto che fa il caso vostro. Per questo lavoro vado ad utilizzare un filo in cotone e un uncinetto da 3,5 mm. Inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili. Ora vado ad avviare 25 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Ora non entro nel primo, entro nel secondo punto e inizio con una maglia bassissima. Nel punto che segue faccio una maglia bassa, quindi entro, prendo il filo, chiudo tutte e due le asole insieme. Nel successivo una maglia mezza alta, getto, entro, prendo il filo, chiudo tutte e tre le asole insieme. Ora vado a fare 6 maglie alte, quindi getto, entro, prendo il filo, chiudo due asole e chiudo le altre due. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora nel punto che segue faccio una maglia mezza alta, quindi chiudo tutte e tre le asole insieme. Nel successivo una maglia bassa. Ora nei prossimi due vado a fare due maglie bassissime, quindi 1, 2. Di nuovo ripeto la stessa sequenza, una maglia bassa, una maglia mezza alta, 6 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi una maglia mezza alta, una maglia bassa e concludo la riga con una maglia bassissima. Ora vado a lavorare tutte queste catenelle nella parte opposta.
Non vado a entrare nella prima, entro direttamente nella seconda e vado a fare una maglia bassissima. Proseguo con una maglia bassa, una maglia mezza alta, praticamente vado a ripetere lo stesso procedimento, 6 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una maglia mezza alta, una maglia bassa, 2 maglie bassissime, 1, 2 e vado a ripetere la stessa sequenza per l'ultima volta. Quindi una maglia bassa, una maglia mezza alta, 6 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una maglia mezza alta, 1 maglia bassa e una maglia bassissima. Ora vado ad unire così il fiocco. Vado a prendere praticamente qui questo punto non lavorato, questo filo, se vi ricordate l'ho saltato, e vado a fare una maglia bassissima. Ora proseguo, come dicevo non andiamo a staccare l'uncinetto, quindi inizio facendo 3 catenelle, 1, 2, 3, non entro nel primo, entro nel secondo punto e vado a fare 2 maglie basse, una in ogni punto. 1, entro nel punto che segue, 2. Ora dalla riga 3 alla riga 6, quindi per 4 righe, ripeto sempre lo stesso procedimento: una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto per intero e faccio 2 maglie basse, una in ogni punto. 1, entro nel punto che segue, 2, una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e faccio 2 maglie basse, una in ogni punto. Ora terminate tutte le righe, faccio il giro intorno al fiocco, quindi lo vado a girare così intorno, stringendolo anche un po', vedete? E vado a fare 2 maglie bassissime, quindi giro completamente il lavoro, entro nel primo punto lavorato, entro nel corrispondente punto,
prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Entro nel secondo punto e poi vado a entrare nel corrispondente. Prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Così ho chiuso il fiocchetto. Ora da qui posso andare a fare anche i due lati senza dover staccare l'uncinetto. Ora da qui vado ad avviare 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non entro nel primo, entro nel secondo punto e inizio con una maglia bassissima. Nel punto che segue vado a fare una maglia bassa, una maglia mezza alta e vado a concludere con 4 maglie alte lavorate una in ogni punto. Uno, due, tre, quattro. Questa è una punta del fiocco. Entrate in un punto qualunque, qui come vi piace, quando vi piace l'inclinazione, e andate a fare una maglia bassissima, quindi prendete il filo e fate una maglia bassissima. Ora da qui faccio una catenella di sicurezza e vado a tagliare. Ora da qui vado a entrare qui nell'ultimo punto lavorato, vedete dove ho iniziato con le catenelle, vado a entrare qui, quindi in una maglia bassissima. Praticamente è la maglia bassissima di questa parte. Vado a entrare, prendo il filo, faccio un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito e incrocio. Prendo il cappietto, lo faccio passare e vado ad avviare 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non entro nel primo, entro nel secondo punto e faccio una maglia bassissima. Proseguo con una maglia bassa, nel punto che segue una maglia mezza alta, concludo con 4 maglie alte, una in ogni punto. Uno, due, 3, 4 e anche questo è terminato. Ora lo vado a posizionare come piace a me. Entro in un punto qualunque e faccio la maglia bassissima.
una catenella di sicurezza e taglio. Prendo l'ago semplicemente e nella parte posteriore vado a cucire e a nascondere i fili in eccesso. Questi li potete utilizzare anche per andare a fissare il fiocchetto. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!